Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. Questa è la rubrica Tarot Tip per dare suggerimenti su come utilizzare al meglio i tarocchi e soprattutto anche sfatare alcuni miti. Oggi parliamo appunto di alcune possibilità su come utilizzare al meglio i tarocchi. Sicuramente il primo è quello di conoscere la situazione, il nostro ambiente, le problematiche in cui ci muoviamo. I tarocchi appunto sono uno strumento estremamente efficace per eh, cogliere, diciamo, i vari dettagli di una situazione lavorativa, amorosa, eccetera, e ci permettono appunto di capirne anche le cause profonde e soprattutto il trend e le conseguenze di breve e di lungo periodo, se glielo chiediamo, e danno anche dei preziosi consigli su come muoversi e sormontare possibili ostacoli. Questo quindi sicuramente è, diciamo, l'utilizzo classico, la classica lettura dei tarocchi. Però un secondo utilizzo che a me piace molto è quello appunto di chiedere dei messaggi a guida, diciamo, perché il nostro è un po' lungo da spiegare, magari farò un altro video in futuro, però diciamo il nostro subconscio è connesso a dei piani spirituali più alti da cui può captare appunto dei messaggi molto importanti per noi, diciamo, con una visione un pochino più ampia rispetto alla nostra. E quindi ci sono appunto dei modi per utilizzare i tarocchi per poter appunto avere questi messaggi che ci possono guidare nella nostra vita. Un terzo utilizzo dei tarocchi è capire effettivamente noi stessi. Come Jung diceva, appunto, con i tarocchi sono, come dire, delle chiavi archetipe, si collegano a degli archetipi del nostro subconscio e quindi riescono a lavorare sul nostro subconscio che appunto pensa in immagini, non in parole, e far venire fuori effettivamente i nostri bisogni più profondi, i nostri desideri più profondi e quindi quando per esempio non riusciamo a capire da che parte andare, cosa vogliamo, ci sentiamo un attimo perduti, i tarocchi possono essere sicuramente un buonissimo sistema per riflettere su noi stessi e sui nostri bisogni più profondi e i nostri desideri più veri, diciamo, attraverso appunto questi simboli di cui sono molto carichi. E un quarto modo è quello di capire i propri blocchi o pensieri limitanti. Sempre per questa loro capacità di connettersi appunto con il subconscio, se glielo chiediamo, i tarocchi possono far emergere i nostri blocchi sia dal punto di vista emotivo che mentale, ovvero noi durante la nostra esperienza passata per vari motivi, sia condizionamenti esterni che debolezze caratteriali interne o traumi piccoli, grandi che abbiamo sofferto in passato, ci creiamo delle gabbie mentali per cui noi non pensiamo di essere magari in grado di fare certi percorsi o di oltrepassare certi nostri limiti. Magari, che ne so, uno pensa non sono bravo in matematica, non riuscirò mai a fare questo tipo di studi
oppure non sono in grado di avere una relazione stabile perché poi alla fine mi spavento, oppure sono troppo possessivo, eccetera, eccetera. Sono dei blocchi limitanti, e anche ci sono quelli emotivi, nel senso che poi magari ci sono delle paure interne che ci vincolano, che ci limitano le nostre azioni. Come appunto Jung diceva, tutto ciò che rimane nell'inconscio, nel subconscio, non viene tirato fuori, poi diventa la nostra vita reale, ci condiziona profondamente. Quindi appunto attraverso queste immagini sulle carte, questi simboli, i tarocchi ci permettono appunto di darci delle risposte e di farci effettivamente riflettere su ciò che ci blocca e ci limita in una certa situazione che ci fa stare a poco agio. Inoltre, il mazzo dei tarocchi è anche un grandissimo strumento di meditazione. Se noi prendiamo una carta che ci ispira particolarmente, per esempio, a me piace molto, ovviamente, perché è una delle più belle, fondamentalmente, la carta del sole. Vediamo se la trovo. Qui non c'è, vediamo qua l'altra metà del mazzo. Eccola, bellissima. Se noi meditiamo per 10 minuti, diciamo, su una carta che ci attrae, no? Noi apriamo il mazzo, magari non lo conosciamo veramente a fondo, prendiamo una carta che ci attira, evidentemente quella che il nostro subconscio desidera, quello con cui il nostro subconscio vuole comunicarci qualcosa, e noi diciamo, immergiamo attraverso uno stato meditativo nei dettagli della carta, cerchiamo di viverla al meglio, come se fosse questo bambino fosse vero, che fossimo veramente una giornata di sole, con un cavallo bianco vicino a noi, eccetera, eccetera. Questo ci praticamente aiuta a meditare e a creare appunto a sbloccare sempre, diciamo, i nostri blocchi emotivi, e soprattutto ad avere un messaggio dal nostro subconscio. Una cosa che io faccio di tanto in tanto e con molta soddisfazione. Poi un'altra cosa che è poco utilizzata con i tarocchi, ma che io trovo estremamente soddisfacente, è quella di fare un po' di magia con i tarocchi. Magari a un certo punto farò dei video su come mostrarvi come utilizzare appunto le carte dei tarocchi per influenzare la nostra vita, per dare una direzione positiva e per ottenere i nostri obiettivi. Possiamo utilizzare una carta o più carte per creare una specie di frase per creare l'obiettivo che noi vogliamo, e possiamo appunto attraverso un piccolo rituale o una concentrazione, soprattutto di tipo meditativo, per un po' di giorni, diciamo, dipende appunto dal tipo di rituale che uno vuole fare, può appunto effettivamente dare degli input al nostro subconscio per poter poi aiutarci a manifestare i nostri obiettivi. So, per una relazione utilizzeremo la carta degli amanti, mentre per quella di un lavoro potremmo utilizzare anche la carta, per esempio, del lotto di denari. Insomma, comunque io trovo molto efficace anche quello di creare una piccola frase con le carte dei tarocchi. Probabilmente farò dei video su questo se vi interessano.
Poi, ultimo per oggi, diciamo, utilizzo che voglio suggerire con i tarocchi è quello di poter conoscere diciamo, le influenze karmiche che vengono dalle nostre vite passate. Noi nasciamo con delle influenze, soprattutto dei desideri di tipo karmico. Noi veniamo qua, almeno per come la vedo io, ovviamente poi ognuno è libero di pensarla come crede, però io insomma ho la convinzione che prima di nascere noi facciamo un patto vogliamo appunto raggiungere certi tipi di obiettivi per evolvere la nostra anima in questa vita e questi obiettivi ovviamente sono anche influenzati da dei carichi karmici delle vite passate. Con i tarocchi possiamo appunto vedere entrambi, cioè con che cosa, con che carico veniamo in questa vita e qual è il nostro obiettivo evolutivo. E quindi questo ci alleggerisce, ci aiuta a capire effettivamente in che direzione stiamo andando e ci permette appunto di manifestare, di effettivamente raggiungere i nostri obiettivi. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, soprattutto ricordatevi di attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Commentate pure se avete delle richieste particolari, dei dubbi, delle domande su come utilizzare i tarocchi nei commenti in modo che poi possa farci dei video in base alle vostre appunto richieste. Grazie di tutto e vi saluto, a presto.